lago di Volsinio, meglio conosciuto come di Bolsena, è il quinto più grande d'Italia, con profondità massima di 151 metri, per via della sua origine vulcanica. Ha avuto origine dal collasso calderico di vulcani appartenenti al complesso dei Monti Volsini. Formatosi 300.000 anni fa, è il più grande lago vulcanico d'Europa. Bolsena è un comune che trae le sue origini dalla civiltà etrusca, i quali la chiamarono Volsini. Nel 264 a.C. fu completamente distrutta dai Romani per essere ricostruita nuovamente. È anche conosciuta come città del miracolo eucaristico per via del miracolo avvenuto durante una messa nel 1263, dove, durante la consacrazione dell'ostia, questa iniziò a sanguinare. Dalla Rocca Monaldeschi si può assistere ad una meravigliosa veduta su tutto il bacino. Situata nel medievale quartiere Castello, questa rocca fu edificata probabilmente nel 1156 e fu voluta da Papa Adriano IV, quando questo fece fortificare i borghi lungo la Cassia, a protezione dalle incursioni barbariche. Ed eccoci, siamo nel simbolo della città stessa di Orvieto, il Duomo, una delle più belle cattedrali d'Italia e del mondo. L'inizio dei lavori per la costruzione viene datata nel 1290 e la costruzione fu fortemente voluta sia dalla Chiesa che dal Comune, con l'intento di creare un'unica grande cattedrale per la città. Chiesa di Sant'Andrea, un altro pezzo di Medioevo che si affaccia ai nostri occhi. Qui, statica, in Piazza della Repubblica, osserva dall'alto della sua torre Orvieto da ben 800 anni. Siamo all'ingresso di questo suggestivo pozzo di origine etrusca, che si trova in Via della Cava, in uno dei quartieri più interessanti ed antichi della città. Fu rinvenuto nel 1984, interamente scavato a mano nel tufo litoide, che costituisce la rupe orvietana. Ha una profondità di 36 metri, gli ultimi dei quali occupati dall'acqua sorgiva. Ed eccolo, il famoso Pozzo di San Patrizio, una delle strutture più all'avanguardia mai costruite. Si tratta di una cavità scavata a mano nel 1527, della profondità di 58 metri, racchiusa da due scale liquidali che non si incontrano mai. Particolarità è che l'acqua è sempre allo stesso livello, grazie ad una falda ed un emissario che ne tenevano costante l'approvvigionamento alla città. Grazie al suo mantello di misteriosità, al centro di tante leggende, è un posto perfetto per scattarsi una foto. Lo strapiombo su cui sorge Orvieto è proprio a picco. Civita di Bagnoregio, la città che muore, chiamata così per via delle frane che ne determinano la lenta ma inesorabile erosione, costruita su una rupe tufacea immersa nei calanchi laziali, è un'isola rossa in mezzo ad un mare di argille chiare. La sua bellezza è rara tanto quanto la sua storia. Destinata a dissolversi, distrutta dalle stesse forze che l'hanno creata, come se la natura temesse il suo confronto. Oggi praticamente disabitata, è meta turistica amitissima.
Famoso in tutto il mondo perché è scenario di numerose pellicole cinematografiche, ambientate soprattutto nella sua piazza, dove sorge l'antica chiesa di San Donato. Una passeggiata tra i suoi vicoli ci fa scoprire anche il Museo delle Frane, dove è conservato un plastico della cittadina, molto curato nei dettagli.